seconda. She had surgery which removed the right frontal cortex, so this part of her brain that controls the left side of her body. In aggiunta a questo, purtroppo le hanno dovuto asportare la parte destra della corteccia, indicata in quella zona, che praticamente controlla la parte sinistra del corpo. And so they said she'd be permanently paralyzed because they stimulated it during surgery and she had no movement at all, so she was going to be permanently paralyzed. Durante l'operazione hanno provato a stimolare questa zona e al termine dell'operazione gli hanno comunicato al marito che lei sarebbe rimasta permanentemente paralizzata perché non c'era nessuna risposta alla stimolazione che lo dava. We continue to use essential oils and some other blends that we have, frankincense and several blends. Abbiamo continuato a usare alcuni di questi oli, alcune miscele di oli. So immediately after surgery we continue doing this. Fin dalle prime ore dopo l'operazione. Her brain has remapped, so she actually has function on her left side. Not a lot, but she can move her arm and her hands, and she can even walk a little bit. Lei ha recuperato le funzioni del suo lato sinistro del corpo, non perfettamente, però può muovere il braccio, riesce a camminare, a fatica, ma riesce a camminare. So in our family, we always will have essential oils. Quindi nella mia famiglia vi posso dire che noi avremo sempre oli essenziali in casa. So I have a mission. E io ho una missione. My mission is to get essential oils in every single home. La mia missione è far entrare gli oli essenziali in ogni casa. Because I know they work. Perché so che funzionano. And I know they work for you. E so che funzionano anche per voi. And every single person on the planet can benefit from essential oils. E ogni persona sul pianeta potrebbe beneficiare da questi oli essenziali. A little bit later, I actually now have a second mission, and I'll tell you about that a little bit later. In realtà ho anche una seconda missione e ve la dico poi fra poco. So now let's go back to essential oils. Adesso torniamo indietro agli oli essenziali. People always are asking what essential oil or what plant does. Let me rephrase it to make more sense, easier to translate. So someone says to me, I have thyroid issues. What plant or what oil should I use? Alcune persone mi vengono a chiedere, per esempio, ho problemi alla tiroide, che pianta dovrei usare, che olio dovrei usare? Or I have a rash. What oil should I use for a rash? Oppure ho uno sfogo, un'irritazione, che olio dovrei usare per questo? Or I've got inflammation. What oil should I use for my inflammation? Ho un'infiammazione, che olio dovrei usare per l'infiammazione? The answer is don't worry about the oil. It's the element that we actually are concerned about inside the oil itself. La risposta è non preoccupatevi dell'olio, ma preoccupatevi dell'elemento chimico, il principio attivo contenuto nell'olio. The reason I'm saying this is because after this class you'll be able to go out and say, you can almost do anything once you understand what elements you can use. Diciamo questo perché una volta capiti quali principi attivi dobbiamo utilizzare o possiamo utilizzare, a quel punto possiamo fare di tutto con questi principi attivi. So let me give you an example of Ti do un this. esempio su questo. Let's say you have a rash. Facciamo finta che abbiamo uno sfogo, un'irritazione. And you look in the book and the book says to use lavender. Guardiamo su un libro dove si consiglia e ci dice di usare la lavanda. However, you go on Google and Google says use basil, basilico. Andiamo su Google magari a guardare e invece Google ci dice di usare il basilico. Which one is correct? Quale è giusto? Qual è corretto? Both are, because you know what works on rashes, right? Linalool. Perché sappiamo che cos'è che funziona sulle irritazioni sessuali, ma prima tutti linalool. Because linalool is the major constituent in lavender as well as the major constituent in basil. E siccome il linalool è il principio attivo costituente del principale, sia nel basilico, la componente maggiore, sia nel basilico che nella lavanda, possiamo usare in caso. So we're going to come back to that in just a second. Quindi torneremo anche poi su questo. Remember earlier I told you that oils will cross over the cell and can kill viruses. Ci ricordiamo che in precedenza vi ho detto che gli oli, essendo batteri, possono attraversare e entrare dentro le cellule e uccidere i virus. This is super important to understand Questo è molto importante da capire. because that's a very good thing, but it can also be a very bad thing. Perché è una cosa molto positiva, ma può essere anche una cosa negativa. So let's go back and talk about lavender again. Quindi parliamo della lavanda di nuovo. It takes 160 kilos of lavender flower petals, the little petals, to make 1 liter of essential oils. Ci vogliono 160 kg di fiori, di petali di fiori di lavanda per fare un litro d'olio. And farmers understand this, E i contadini lo capiscono. and bugs eat all of their plants, E gli animali, gli insetti, uccidono le loro piante. so they spray pesticides on it to get a larger yield. Quindi spruzzano pesticidi per uccidere questi insetti, queste cose per avere un prodotto maggiore. So now you take 160 kilos of flower petal with pesticides and you condense it into a liter of essential oil. Quindi adesso immaginiamo di prendere 160 kg di petali di lavanda spruzzati di pesticidi, condensarli in un litro d'olio e usarlo. And then you put it on your skin, it's absorbed into the cell. You're putting toxins or pesticides actually inside the E ve cell. lo mettete sulla pelle che viene assorbito dal vostro corpo e che entra nel corpo, entra nelle cellule. Quindi mettiamo tossine all'interno della pelle. So it's very important to get a pure essential oil. Quindi è molto importante che usiamo oli essenziali puri.
And not only needs to be pure, but it also has to be very effective. E non deve essere soltanto puro, ma essenzialmente deve essere efficace. So let me give you another example of Quindi this. vi do un altro esempio. Let's talk about lavender again. Parliamo sempre di lavanda. Let's say we have a bio lavender that's grown in Utah. Facciamo finta di avere una lavanda bio coltivata in Utah, aiutata perché So it's pure, has no pesticides or herbicides in it, so it's bio. quindi è bio, non pesticidi, niente del genere. And we have a lavender that's grown in France or Bulgaria, that's bio. E abbiamo una lavanda invece che è stata coltivata in Ungheria o in Francia, sempre bio. Lavender that's grown in Utah has 10% or less of linalool based on weight. La lavanda che cresce in Utah ha il 10% o meno di pesticidi attivi sul peso del prodotto. Lavender grown in France or Bulgaria is 52 to 58% linalool. La lavanda invece in Francia e in Ungheria va dal 52 al 58% di pesticidi attivi. So just because it's bio doesn't mean it's effective. Quindi solo perché magari è bio non vuol dire che sia efficace. So Dotera coined the term, it's called CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade. Dotera ha un marchio chiamato CPTG, certificato di purezza e di grado terapeutico. What that means, Cosa vuol dire questo? there's lots of things, but I'm going to talk about three main Vuol things. dire parecchie cose, ma dico le tre principali. Number one, Numero uno, if it says lavender on the bottle, there's only lavender in the bottle. There's never any filler oil or synthetic oil in there. se dice lavanda sulla boccettina vuol dire che c'è dentro lavanda, non ci sono altri oli sintetici o ingredienti con cui arrivi la boccetta. Number two, it's always going to be bio, so it's never going to have any pesticides, herbicides, weeds of any kind in È there. sempre bio, quindi questo marchio CPTG vale anche come bio e non avrà mai pesticidi o conservanti così. And number three, it's always going to have the elements that are required in order to make it medicinal. In other words, a medical use for you. E avrà sempre le percentuali e i principi attivi adeguati per renderlo un farmaco, perché abbiamo detto che il CPTG vuol dire grado terapeutico, quindi all'eterno una terapia, quindi efficace come farmaco. So therefore, they won't use a lavender grown in Utah because it doesn't have enough linalool. They only will use a lavender that has the effective amount of linalool or benefit property to you. So it could be other elements. Quindi That's it. non useranno mai la lavanda dello Utah perché non ha abbastanza principi attivi per raggiungere questo grado di terapeutico. Any questions? Qualche domanda su questo? Okay. Let's talk about real fast just a couple of ideas or uses of essential oils. Parliamo allora velocemente un attimo di un paio di idee su come usare questi oili. I usually do this up front, but I was waiting for people to finish eating because we're going to do an experiment, and if we do this experiment, you won't want to eat your food anymore. Di solito faccio questa cosa che sto per fare, la faccio all'inizio, la faccio in anticipo, ma non l'ho fatta perché c'era qualcuno che ancora mangiava, e faremo un piccolo esperimento. Ma dopo questo esperimento tu non vorresti più continuare a mangiare. It'll be okay, it'll just taste funny. Sarebbe ok, puoi continuare a mangiare, solo avrà un gusto diverso. So I'm going to show you on me, so you'll see we'll do it first, and I want all of you to try this. Allora, ve lo faccio vedere su di me, poi potete provare, ognuno di voi per provarlo. I'm going to put one drop in the palm of your hand. Mettiamo una goccia sul palmo della mano. Use your thumb, pull it, ja. Every time I do this, I have somebody try to use this finger, it doesn't work very well. So your thumb. Usiamo il pollice, non l'altro dito inizio. Sempre c'è sempre qualcuno ci prova. There's a reason babies suck their thumb, it's easier to get it in than the other fingers. È il motivo per cui i bambini piccoli si succhiano il pollice, non gli altri. Okay, so rub it in the oil, put it on the roof of your mouth. Quindi scorgiamo la goccia che c'era sul palmo, poi sul pollice e ce la spalmiamo sul palmo. And then breathe in deep. E poi respiriamo profondamente. Do not touch your eyes. Non toccatevi gli occhi. Because men, your eyes will sweat. Ladies, you'll cry, but our eyes sweat. Non toccatevi gli occhi perché uomini i vostri occhi suderanno. Donne poi piangerete. Noi uomini piangiamo, sudano gli occhi. I'm gonna have to pass it back to you guys. Yeah, it's okay, you know, it's like. Anche attenzione, I have- è forte. already- Sì, è forte. Sì, pollice dello spalmi e poi lo spalmi sul Sul palato. palato, senti, Okay, we'll talk about that. Ed è tipo lo scoiattolo, quello che spegneva gli incendi, no? You want to smell this now? Volete solo mangiarlo? No. fallo usare, è buonissimo. Che buono. Okay. Ah, sì. Che ti tira su, sì, What do you think? Cosa pensate? Ma nel naso. Open up the lungs, Yeah, open up your nose. breathe deeper, stimulate. Can I just say you've been using this for my allergies? It's great. Yeah, this is Perché ho usato per le allergie, adesso mi chiude il naso, mi si... C'è qualcosa La mutisce continuamente. Aiuta sul fronte delle allergie. Does it have allergies? Yes. So there's actually a good blend. It's one drop of menta piperita, one drop of limone, and one drop of lavanda. Even mix is very good for allergies. Allora sì, la preferita aiuta con le allergie, ma c'è anche di meglio, hanno fatto una miscela d'olio che è una goccia di menta piperita, una di limone, una di lavanda e quello è proprio per le allergie.
You can put it on the bottom of your feet, but we also have a capsule that you can just take. Lo puoi mettere sulla pianta dei piedi, se assorbe il corpo, assorbe velocemente da lì, oppure ci sono delle capsuline vegetali con dentro l'olio che puoi prendersi la molto. So peppermint is a neurostimulant. Quindi la menta piperita è It'll wake you up. un neurostimolatore e quindi ci sveglia anche un po'. That's why I usually use it up front because most people think I'm boring enough. It keeps them awake through my class. Questo è anche perché la do di solito all'inizio della classe, così mantiene le persone sveglie, perché alcuni questo sono noioso. Alright, so the second oil I want, we're going to actually put it in the same hand. Allora il secondo olio che useremo lo metteremo sulla stessa mano, Just rub your hands together stroppiamo le mani insieme and then smell that combination. e annusiamo, facciamo un po' di respirazione e usiamo la combinazione di questi due oli. Is this white orange? Questo è solo orange. Dato cos'è la britta? La Britta piperita. This is wild orange. Però questo lo bene. Ah, sì, 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 sì. Ha detto poi ne parliamo dopo. Questo qui lui lo mette nel Ah, che buono, questa arancia. What do you think of that combination? Cosa pensate di questa combinazione? Relaxing. Rilassante. Ci sta dire scrivere for a cold. È più efficace della maggior parte di tutti gli antidepressivi, tutte le medicinali antidepressivi. And the best part is it doesn't have the side effect of suicide. E la parte migliore è che non ti dà l'effetto collaterale che porta al suicidio, quando ti succede con gli antidepressivi. Very nice. Molto buono. So now let's talk. The next thing we're going to talk about is the intolerance or of essential oils or even some fragrances or smells. La prossima cosa di cui vorrei parlare è l'intolleranza verso alcuni oli essenziali o alcune fragranze. Okay. Sometimes I get people to ask the question, can you be allergic to an essential oil? Alcune volte mi viene chiesto, posso essere allergico a questo olio essenziale? È possibile che io sia allergico a questo olio? The answer is you cannot because there's no protein in an essential oil. You can only be allergic to a protein. La risposta è no, perché non è possibile essere, cioè, sia allergici alle proteine contenute in qualcosa, ma gli oli essenziali non contengono proteine. However, you can have a reaction because sometimes some people that are very sensitive to oils, so maybe you can get a rash, but you will not have anaphylaxis. Non di meno, è possibile avere una reazione, una piccola reazione, magari uno scopo o qualcosa così che ti viene. What's the second part? You can get a rash Ok, sì, possiamo avere uno scopo, una reazione. because you're sensitive, but you won't be allergic to Ok, it. perché c'è della sensibilità verso questa sostanza, ma non allergia. So what you do is you just add another oil, like fractionated coconut oil, olive oil, any oil you can put on top, and it will just Allora, soothe the quello che stuff. possiamo fare è combinarlo con vedete qualcosa che dice lì, olio frazionato di cocco, olio d'oliva, affinché sia meno forte e poi potete utilizzare. But never add water Ma non aggiungere mai acqua, because water and oil don't mix. So if you put water on it, it drives it deeper. perché acqua e olio non si mischiano, quindi se mettete l'acqua semplicemente lo fanno più. You're gonna say something? Say if they got peppermint too close to their eyes or they're smelling it too deep. Yeah. Oh, yeah, I tried that before. Go ahead, just. Samuele diceva anche attenzione se usate la menta o alcuni altri oli che la menta, quando la usate non mettete comunque le mani troppo vicino agli occhi perché porta a sfumare gli occhi. Cioè, se anche solo con un po' d'olio per farlo lo stesso effetto che quello del vestito che magari dai. All right. So, for those reasons, that's why it's very important to know that you're getting a pure essential oil every single time. Quindi per questi motivi, come vedete anche la questione delle allergie, queste cose qua, è importante prendere sempre degli oli che siano puri, che abbiano una certa qualità. So they can be very effective in helping our bodies heal itself. Quindi possono essere molto efficaci nell'aiutare il nostro corpo a guarirsi da solo. But we don't need a lot. Ma non ce ne serve tanto. So I have people say, oh, I've got the flu, so I've got to take 10 drops of On Guard 5 times a day. Alcune persone mi hanno detto, oh, ho un po' l'influenza, allora ho preso 10 gocce ogni 5 volte al giorno di On Guard o qualcosa del genere. The answer is you really only need 2 or 3 drops of an essential oil at any one time. La risposta è che in realtà te ne servono solo 2 o 3 gocce al massimo, di quello essenziale per volta. So instead of taking 10 drops one time a day, maybe take 2 drops 5 times a day. Spread it out. Quindi invece che prendere 10 gocce una volta al giorno, è meglio prendere 2 gocce 5 volte al giorno sulla giornata. Because our body can only absorb so much and everything else is waste, so we just pass it when we go to the bathroom. Perché il nostro corpo può assorbire solo fino a un certo punto questi principi attivi che sono contenuti negli oli. Dopodiché tutto il resto è spreco. Quindi semplicemente il nostro corpo lo butta fuori quando andiamo al bagno. Scusa, quindi io che allora prendo solo una sessa che ne ho detto 15 in mezzo di d'acqua è troppo, So she no? said, so for me, that I'm Direi taking sì. assessing and put 15 drops in like half a liter of a bottle of water. Is that too much? Yeah, so normally what we do is we put five drops
in a 500 ml bottle, 5 gocce per mezzo litro. Sì, di solito quello che facciamo è mettiamo 5 gocce di questo olio in mezzo litro d'acqua. and you should do 3 to 5 of those bottles every day. E fai 3 o 5, da 3 a 5 di queste gocce ogni giorno. Ah, c'è 15 diviso in 5, 5, 5, però in tutto 15. Sì. Però 5 per volta, ma 15. 5 gocce di mezzo litro d'acqua, bevi quel mezzo litro d'acqua, poi fai 5 di altro mezzo litro d'acqua. E tutto 15. In tutto puoi fare da 3 a 5 bottiglie di acqua al giorno. Però Quindi 15 si possono prendere una giornata. sì, 15 a 25 c'è però non nel So oils are metabolized between 2 and 12 hours. Most of them are between 4 to 8 hours. We metabolize them. Allora, gli oli essenziali vengono metabolizzati dal nostro corpo fra le 2 e le 12 ore, la maggior parte di essi fra le 4 e le 8 ore. So the citrus oils typically metabolize 2 to 4 hours, and then the heavier oils like frankincense, myrrh, the resin oils take 6 to 12 hours to metabolize. Quindi gli oli di agrumi o oli più leggeri vengono metabolizzati più in fretta in un paio d'ore, mentre gli oli più pesanti e resinosi, come possono essere l'incenso o un altro campo, su quelli si va dalle 6 alle 12 ore. But if you're taking essential oils to treat something specific, Ma se prendi gli oli perché stai facendo un trattamento per qualcosa di specifico, you just take the oils for that reason, and as soon as it's gone, then you can just stop on that particular oil, for example. ma in questo caso prendi gli oli per quel motivo, quindi li usi finché il problema dopo di che However, let's say you're taking something for thyroid though, lemongrass, for example, for your Per thyroid. esempio facciamo finta che stai prendendo del lemongrass per la tua tiroide. The thyroid typically is not going to get any better, so you'll probably end up using that. La tiroide di solito è una di quelle cose che non va guarendo, quindi probabilmente lo userai. Okay, perfect. Yeah, you won't. So I'm actually going to talk about that. Dopo. So that's a perfect question because it leads me. I got one more thing and it will lead me into that. Ok, mi hai fatto una domanda poi anche sulla depressione, quindi Because we're going to talk about the 3 ways you can use essential oils, and one of them is specifically for help with emotions. Ok, parleremo di come usare i 3 modi per cui usare gli oli essenziali tutti questi. So, being we're talking about metabolism, I'm going to finish off with this one thing. A lot of people ask me, how do we dilute for children? Allora, molte persone mi hanno chiesto, parlando anche di metabolismo, se gli oli essenziali devono essere diluiti poi per i bambini. The answer is yes, we dilute for children, La risposta è sì, diluiamo quando li applichiamo sui bambini, but not for the reason you're thinking. ma non per il motivo per cui voi pensate. We dilute for children specifically because their skin is more sensitive than ours. They're more sensitive than we are. Lo diluiamo perché i bambini hanno una pelle più sensibile della nostra. Dilution is based on metabolism. La diluizione è basata sul metabolismo. So in medicine, when we take pharmacology, we always have a smaller dose for children because our bodies do not metabolize medicine the same. In medicina, quando prendiamo un farmaco per bambini, è creato in maniera diversa perché il corpo bambino metabolizza in maniera differente, quindi non metabolizza per quello per l'adulto. Metabolism with the essential oils is based on the number of cells your body using a particular element or metabolizing that element. Quindi la metabolizzazione sugli essenziali è basata sul numero di cellule che l'olio va ad agire nella metabolizzazione. So when we're born, we have 70 to 100 trillion cells in our body. Ok, quando nasciamo noi abbiamo delle 72? Just say 70 to 100. And there's lots of zeros at the end. Ok, da 70 a 100 trilioni di cellule nel nostro corpo. Milioni di miliardi. Milioni di miliardi. Milioni. Yeah, whatever. Da 70 a 100 tanti zeri, hai detto. As an adult, Come un adulto we have 70 to 100 trillion cells. We have the same amount of cells. abbiamo lo stesso numero di cellule. 70 a 100 trilioni di cellule. Our cells are just bigger. Sono sufficientemente più grandi. So we're not diluting the oils because of the number of cells. We're diluting the oils because of sensitivity. Quindi non That's diluiamo really l'olio perché hanno un numero di cellule che dei bambini, ma solo perché hanno una sensibilità diversa. So I still say we dilute for everybody anyway because you can spread it across larger surface areas. So instead of putting it sucked in right there, you can spread it all over your arm, maybe the drops. Io sconsiglio, io dico a tutti che possiamo diluirlo comunque l'olio, anche adulti, perché effettivamente ci va a coprire una superficie maggiore quindi lo applichiamo topicamente. Quindi ha un effetto più largo. Right. So there's 3 ways that we use essential oil. We just talked about one. Quindi ci sono 3 modi per usare questi oli, ne abbiamo appena nominato uno.